Bentornati viandanti nello spazio Fimutau. Io sono Leo e oggi andiamo a iniziare con il corso di matematica alto che in generale non terrò io, ma in cui voglio introdurvi alla prima lezione, e oggi parliamo di omotopie. Andremo a definire le omotopie in termini molto logici, quindi la nostra sarà una costruzione logica e se avete seguito il corso di matematica elementare, le prime 2 o 3 lezioni, sarete in grado di seguire quello che verrà detto in questa lezione, anche se magari non riuscirete a prendere tutto. Ma come ho già detto, il corso di matematica alto è un corso, diciamo, dedicato a un po' chi è più esperto nella materia. Dunque, per iniziare a parlare di strutture alte e di matematica alta o di matematica superiore, a seconda della traduzione che voi volete adottare del termine higher inglese, ecco, dobbiamo iniziare a parlare di un fatto: che la teoria alta comunque ha una fondazione che è sempre molto simile a quella della matematica classica, solo che al posto dei set, come andremo a vedere in questo video, ci saranno degli oggetti molto simili ai set, però un po' diversi. Dunque, per iniziare, andiamo a definire. Andiamo a dare una definizione che è molto semplice, una definizione che possiamo esplorare in tante maniere. Dunque, se ci viene dato un insieme X, quindi in set 0, ove questa è ovviamente la notazione propria della teoria delle categorie, allora, poiché set è una categoria, varrà questa definizione. Varrà essenzialmente che per ogni A e B appartenente ad X, quindi per ogni elemento, esisterà una proprietà P tale che P è semanticamente definita come A uguale a B. Cioè noi possiamo andare a costruire propriamente quella che chiameremo identità di X, andando a raccogliere tutte queste proprietà. E infatti possiamo andare a costruire quindi un morfismo che appunto ricostruisca per ogni elemento, per ogni coppia di elementi di X, questa identità, questa relazione, e quindi andremo a chiamare appunto identità quell'endomorfismo da X in X, il quale appunto è essenzialmente la nostra solita identità, che quindi ci permette di ricostruire tutte queste proprietà di uguaglianza. Ebbene, anche nei testi come quello di Bourbaki, effettivamente anche nei testi come quello di Bourbaki, la questione delle identità è una questione logica, è una questione fondante l'intera teoria matematica, l'intera teoria dei set. Se però noi volessimo andare a generalizzare, quindi a costruire una teoria che è più debole, quindi che ha in sé meno ipotesi alla base, quindi una struttura che è più generale, diamo sempre una fondazione nella teoria dei set, quindi nella teoria e poi anche delle categorie, ma andiamo a costruire per ogni AB appartenente ad X, andiamo a costruire delle costruzioni che sono semanticamente uguali a questa cosa qui. Quindi gamma, che è un endomorfismo in set ovviamente da X a X, potrà essere definito come omotopia su X o in X da A a B. Quindi mentre l'identità è una particolare omotopia ed è unica nel suo genere in questo senso, le omotopie invece sono molteplici
e quindi aggiungiamo, generalizziamo il concetto di identità ad un concetto più lasco, quindi andiamo a fondare una teoria matematica che è logicamente più lasca. In questo caso quindi possiamo riconoscere, questa è una osservazione, in questo caso quindi possiamo andare a riconoscere che su X sono definite, su X e tra A e B, possono essere definite molteplici omotopie, quindi esistono gamma 1 e gamma 2 che sono omotopie diverse che potremmo rappresentare con i nostri diagrammi in questa maniera. Quindi noi abbiamo gamma 1, quindi noi abbiamo gamma 1 e gamma 2. In questo senso, quindi, possiamo andare a riconoscere e a definire un nuovo set, cioè un set che verrà indicato con l'identità su X di A a B. Ovviamente le notazioni possono cambiare e quindi che appartiene a set 0 e il quale è definito quindi come l'insieme di tutte le omotopie, l'insieme delle omotopie su X da A a B. Ovviamente una cosa che va notata è che quindi in questa maniera il nostro set X inizia ad apparire come un oggetto un po' più ricco, inizia ad apparire come un oggetto un po' diverso da un semplice set, come l'abbiamo definito. Però prima di andare a parlare di ciò, vorrei mostrarvi una cosa, ovviamente, che è la cosa fondamentale delle costruzioni superiori, delle costruzioni alte della matematica. La cosa fondamentale è che, essendo l'insieme delle omotopie su X da A a B un set, allora come X questo set avrà in sé un insieme di omotopie tra i suoi elementi. Ad esempio, per ogni gamma 1, gamma 2 appartenente quindi a questo set, allora esisterà una proprietà Q tale che Q è semanticamente definita come gamma 1 K gamma 2. Questa costruzione di K è ovviamente una costruzione che potremmo definire una omotopia, ma questa omotopia è definita appunto sul set delle omotopie su X, quindi verrà detta omotopia superiore su X. Ovviamente questa costruzione la possiamo rappresentare in questa maniera, alla stessa maniera di come abbiamo rappresentato le relazioni di relazioni. Quindi la nostra omotopia superiore K va a definire questa sorta di relazione, quindi va a costruire un nuovo livello di interpretazione, di informazione sul set X. E in questo caso, quindi, ribadendo che appunto i nostri set che diventano una sorta di insiemi che contengono strutture che possono essere potenzialmente infinite di omotopie, cioè di relazioni sui propri elementi, in questo senso quindi i nostri set X sono dei set, cioè ci appaiono degli enti, degli oggetti, i quali sembrano molto più ricchi di un semplice set nella teoria solita ZFC, nella definizione dei set. Per appunto andare a costruire veramente qual è il senso poi di questa nuova costruzione, quando andiamo quindi ad avere un set arricchito delle nostre strutture omotopiche, cioè delle
strutture fondamentali superiori della matematica, andremo a chiamare questi set non più dei set, ma li andremo a chiamare dei tipi omotopici o semplicemente dei tipi, andando quindi poi a costruire quella che è tutta la teoria logica, tutta la costruzione logica, la teoria dei tipi, appunto. La questione fondamentale quindi è quella di andare a sottolineare quali sono le differenze sostanziali tra una teoria matematica classica e una teoria matematica che andremo a definire superiore o higher in inglese. Allora, la teoria matematica classica in generale, quindi sarà una teoria set-based, ovvero fondata sui set, quindi abbiamo in una teoria matematica classica abbiamo una famiglia di set, poi abbiamo una famiglia di funzioni tra set, e infine possiamo andare a definire appunto una famiglia di relazioni tra le funzioni. Quindi essenzialmente le funzioni, la famiglia di funzioni ci fonda tutto quel discorso analitico che noi possiamo costruire sui nostri set, e invece le famiglie di relazioni tra le funzioni vanno a costruire tutte le nostre strutture algebriche sui nostri set. In una teoria invece, matematica superiore, invece noi andiamo ad avere una famiglia di tipi omotopici, abbiamo poi una famiglia di funzioni tra i tipi, ed infine abbiamo una famiglia di omotopie tra le funzioni. Tutto ciò ovviamente ci porta a costruire una teoria totalmente nuova, una teoria più arricchita, una teoria la quale presenta appunto ancora delle problematiche nelle varie definizioni, poiché è problematica la gestione delle omotopie superiori, è problematica la gestione poi della fondazione logica, della fondazione poi più prettamente algebrica e matematica di queste teorie. Quindi, prima di salutarvi, vorrei dirvi appunto che potete trovare questo tipo di lezioni, questo tipo di informazioni sul sito NCAT-Lab, che appunto è una sorta di Bibbia, una sorta di luogo in cui è possibile studiare anche da zero le teorie matematiche superiori, e questo sito appunto sarà linkato in descrizione. Potrete anche trovare su questo sito una lezione molto simile a quella che ho fatto io sulle omotopie, quindi invitandovi ad informarvi, ad approfondire sul sito NCAT-Lab, e senza dilungarmi oltre, invitandovi a commentare, a mettere mi piace, a continuare a seguirci, e augurandovi sempre la rivoluzione, vi saluto.